John Woo è un caso molto interessante come regista perché non è uno che parla tanto, anche, no? Non è uno che comincia le polemiche o anche descrizione di quello che lui vuole girare. Magari un pezzo di carta te la dà, per esempio, con le scene scritte proprio in dettaglio, no? Il giorno prima, perché un giorno prima. Allora, oggi a Doppia Visione abbiamo la possibilità di intervistare un grande professionista, è un direttore della fotografia, sicuramente avrete visto i suoi lavori perché nel 2010 ha vinto un premio Oscar per la miglior fotografia di Avatar di James Cameron, ma è solo una delle tante cose che ha fatto. Ultimamente ha lavorato a blockbuster giganteschi tra cui Spider-Man No Way Home. Citiamo due film che secondo me hanno visto tutti, quindi nello specifico noi siamo qui perché ci interessa molto parlare in realtà del suo ultimo lavoro che è The Killer di John Woo, remake del omonimo The Killer dell'89, che è un cult del cinema, uno dei film appunto più conosciuti del cinema hongkongese. E abbiamo l'onore di avere qui con noi Mauro Fiore. Grazie mille, Mauro. Sì. Allora, una cosa che ci interessava molto sapere, noi abbiamo visto bene la tua filmografia e ci sono tanti film action all'interno, quindi sei anche un po' pratico, esperto di questo genere. E una cosa che ci interessava era sapere anche se è un genere che ti appassiona da spettatore, quindi se prima di essere magari un professionista sul genere guardassi anche tanti film action. È una cosa che ci sono arrivato proprio così, non è che io ero uno proprio che era uno che volevo fare film d'azione, ma è una cosa molto interessante girarla comunque. Infatti non credo che io come per andare a vedere un film, di solito questi film d'azione non mi attirano proprio, come un film drammatico o anche un film di un regista molto conosciuto, anche criticamente, no? E mi attira più quel cinema. Ma però, insomma, siamo capitati che i film d'azione sono molto interessanti girarle. E dopo ci sono delle esperienze, averle per esempio, quando ci sono scene di macchine che girano, si distruggono, no? È anche divertente, no? Certo. E secondo te il cinema d'azione oggi ha un riconoscimento maggiore rispetto a prima, al passato? Di solito viene considerato un po' un cinema di serie B. Oggi invece mi sembra che molti autori l'abbiano elevato. Sì, specialmente in tipo Marvel, no? Il studio di Marvel che ha sviluppato questi film d'azione che sono anche basati a questi fumetti. E quindi l'azione è come un'esperienza per il pubblico che va al cinema. Certo. Perché non lo so, sempre che è una cosa che piace, no? Un'avventura, un'azione che poi fa a creare un'atmosfera molto dinamica, molto Certo. interessante questo fatto. Leggevo che hai cominciato la tua carriera lavorando su set di cinema di serie B, serie Z, i set Sì, delle produzioni di Corman, sì. e ci sono un sacco di grandi nomi all'interno del cinema che hanno cominciato proprio da quel tipo di scuola lì, perché erano produzioni che facevano lavorare tanto, c'erano tante cose da fare. Tu hai per caso magari qualcosa che mentre eri sul set hai imparato, qualcosa che ancora ti porti dietro a queste tipologie di set? Sì, assolutamente Roger Corman è stata più un'opportunità per me e i miei compagni, i miei colleghi. Quindi appena abbiamo finito la scuola, che ho studiato a Chicago, io, appena abbiamo finito la scuola c'è stata la possibilità di fare qualche cosa nel cinema, no? Eh, Era un posto che dava più libertà ai giovani, più libertà a gente che non aveva un'esperienza, quindi è la nostra introduzione proprio al cinema
è stato Roger Corman. Dopo davano la possibilità di fare tante cose. E noi, come infatti, è anche come lavorare veloce, è un'altra cosa. Come si fanno le cose più veloci, non ti prendi tanto tempo, quindi abbiamo fatto queste esperienze e anche c'era l'opportunità anche di, per esempio, se incominci come macchinista, c'era la possibilità che il prossimo film, se volevi fare un'altra cosa, potevi anche con i tuoi colleghi comunicare qualche, magari al prossimo film vorrei fare il capo elettrico, queste opportunità che succedono a questi tipi di film. E dopo il riguardo di avere qualche cosa, per esempio, se sei a Los Angeles, anche il modo pratico, un modo di pagare l'affitto, un modo di stare lì, no? A Los Angeles è stata un'altra cosa completamente pratica. E abbiamo cominciato le nostre carriere lì, come infatti abbiamo un banco di amici miei che siamo tutti insieme, abbiamo cominciato con Roger Corman. Bellissimo. E anche amicizie insieme, abbiamo lavorato insieme, quindi un'esperienza bellissima anche di questo punto di vista. È quasi come se fosse una seconda accademia. Sì, sì. Bellissimo, sì. Era un posto anche molto pratico, nemmeno tanta pensata. Era proprio questa, semplicemente dobbiamo girare e basta. Troviamo una soluzione, quindi queste soluzioni si dovevano trovare velocissimo. È stata questa opportunità che devi fare queste decisioni, è stata anche una bella esperienza in questo fatto, no? Certo. È l'atmosfera, è un bellissimo posto. Poi hai fatto in realtà set di tutti i tipi, sei passato appunto dall'azione, hai fatto film Sì. drammatici. E qual è, secondo te, in termini di approccio e preparazione, la differenza principale tra i generi, quindi tra fare un film d'azione e fare ad esempio un dramma classico? Ma io direi dipende proprio il budget, la flessibilità del budget, perché un film d'azione come Spider-Man ci sono preparazioni che si possono fare di più prima di essere lì, accettare qualche cosa, girare. Quindi le preparazioni riguardo di gru, riguardo di equipaggiamento, riguardo di preparazione, ci sono tante cose più diverse che si possono utilizzare. Dopo un altro film di azione che il budget non è come quello, quindi la cosa si deve fare più veloce, trovi delle soluzioni più semplici a certi momenti, o non c'è controllo come per esempio il tipo di Spider-Man con un budget così, quindi è più un modo di regolarsi qual è l'approccio migliore per il tipo di budget, credo io. Ma i film in generale, non in generale, proprio sono molto specifici quando giriamo. Quindi le preparazioni sono proprio va in fondo, ogni giorno, ogni ora, ogni momento, ogni mezz'ora cosa dobbiamo fare. Quindi questa è la cosa più importante. Magari è un film con più soldi, più budget, c'è la preparazione di più, settimane e settimane di più, che uno si può veramente prepararsi per quel film, no? Per quel momento, quel giorno. E anche la flessibilità di cambiare qualche cosa in riguardo di quale il regista vuole girare certe riprese prima dell'altri, quindi è possibile anche questi cambiamenti. Dopo tutti questi anni di lavoro all'interno di questa tipologia di cinema e soprattutto il cinema in generale, pensi che ci sia ancora qualche tipologia di scena o setup che trovi ancora essere una sfida? Oppure cioè, ormai è tutto quasi seconda natura, ti trovi molto a tuo agio a girare qualsiasi cosa? No, io direi che ogni film ha il suo problema, non diciamo problema, ma è anche interessante queste soluzioni che si devono trovare sempre, no? Ogni film c'è questa opportunità. Questa scena si deve girare di giorno, invece perché ci sono dei minori che devono girare, per esempio. Diciamo che quindi crei una soluzione basata a questo. Ci sono sempre limiti, possiamo dire. E anche queste soluzioni sono molto interessanti svilupparle durante il prep dal film, ma
challenge c'è sempre. In inglese questa parola è molto dai, un challenge, non so come capire in italiano, Sì, è una challenge. Una sfida. sfida. È una sfida, non più una sfida che anche mentalmente, no? Sì. Come dobbiamo fare. Ma tu da direttore della fotografia, come vivi il tuo lavoro? Cioè, ti consideri più un artigiano, un artista? Vivi la fotografia in modo autoriale oppure è più appunto un lavoro di sempre manuale, creativo, Di però servizio al di film. servizio al film? Ma io direi che è una combinazione di tutto, eh. Mhm. Perché c'è l'esperienza che devo avere questo rapporto con il regista perché è la sua storia. E il rapporto che devo avere anche con il crew, che sono, no, che dobbiamo lavorare insieme, quindi si deve trovare un modo di lavorare insieme che si sviluppa questo rapporto. Quindi c'è questo, c'è anche cosa posso portare io al film riguardo di fotografia, cos'è cos'è l'interesse che posso partecipare anche a contare questa storia in riguardo di immagini, come mi posso sfogare io delle cose che mi ho imparato nel passato o anche ho studiato, per dare al film una visione più che entra proprio alle emozioni, spiega la storia. È solo questo. Quindi a creare un'atmosfera che io sono l'artista non fa nessun cosa. Per me non è giusto, perché è questa collaborazione da tutti insieme che crea questa esperienza e crea un film che è possibile andare insieme. Al pubblico spiega questa storia, si può dire. Sì. Quindi l'arte sempre esiste perché è una cosa che mentalmente a 60 anni credo io che qualche cosa l'ho vista riguardo di pittura, riguardo di fotografia. Quindi queste esperienze che ho queste esperienze anche visualmente che sono nella mia mente, chiarare certe storie in questo modo. Direi questo, ma sempre utilizzare per esempio le procedure o l'equipaggiamento che mi sono imparato a utilizzare. Avevo visto un'altra tua intervista in cui parlavi della differenza o comunque di quello che è successo sui set dopo Avatar, nel senso che quando hai girato Avatar già comunque l'utilizzo della CGI c'era all'interno del film, però dopo Avatar le cose sono cambiate completamente, la CGI è diventata sempre più presente all'interno dei set, all'interno dei film, soprattutto dei film action, dei film di intrattenimento, dei film d'avventura, da direttore della fotografia, quindi qualcuno che ha in mano buona parte dell'aspetto visivo del film. Qual è il modo in cui affronti il lavoro con la CGI o comunque il tipo di comunicazione che c'è fra te e il mondo della CGI, quindi gli artisti 3D, i compositor, tutti quanti? Sì, infatti il produttore del Visual Effects, si chiama Visual Effects Supervisor, è Mhm. diventata anche un partecipante nella nostra esperienza riguardo del set. È una cosa che durante le preparazioni dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione per tutti i problemi o anche tutte le challenge che esistono nel film. Quindi assolutamente questo rapporto è diventato più importante, direi, del Visual Effects Supervisor e anche una persona che dobbiamo, si dice, dobbiamo stare insieme a creare questa cosa in generale, non l'esperienza del film. E direi questo forse è cambiato, ma durante Avatar abbiamo avuto la stessa esperienza riguardo di questo. Magari è anche con un film di budget, di solito fanno una specie di animazione di queste sequenze che sono molto complicate, per esempio, no? E quindi possiamo discutere come ottenerle sul schermo proprio. E quindi durante queste conversazioni, durante questa esperienza, lavoriamo insieme per trovare questo giro, no? Certe volte ci sono queste soluzioni che non vanno
anche con CGI o anche con immagini create dal computer, che certi registi accettano l'immagine che deve essere girata, specialmente film d'azione. Piace più avere l'esperienza proprio di queste cose che sono molto dinamiche, movimenti dinamici o qualche scena, qualche pezzo d'azione molto più interessante dal vivo. E tu come ti senti riguardo a questa cosa? Cioè, preferisci girare scene dal vivo, scene live action, oppure anche le scene in CGI ti divertono, comunque ti danno, ti rendono interessante il lavoro? Beh, è un'altra esperienza, direi. Per esempio, un film di azione con sequenze molto complicate, ma sono preparate bene. Il ruolo mio sarebbe, vabbè, la luce com'è? Come possiamo sviluppare un momento con questa luce? Come possiamo organizzare il nostro giorno? Quindi a quel momento diventa molto tecnico il mio lavoro, perché abbiamo queste sequenze di questa storia di contare e quindi abbiamo bisogno di una persona come un architetto, una specie di architetto, una specie di ingegneri che sviluppa queste sequenze e il riguardo di luce puoi organizzare il giorno. Quindi in queste esperienze, e questo è il ruolo mio nel riguardo di sequenze molti difficili, molto complicate, diciamo complicate, ma di altri film direi più a trovare una soluzione fotograficamente. Ma in questo momento c'è sempre qualcosa, qualche decisione in riguardo di obiettivi, in riguardo di luce, che sono sempre lì a discutere. Quindi c'è sempre la possibilità di partecipare in riguardo di obiettivi, luce e movimento di camera come direttore di fotografia, direi. Certo. Quindi per me è più interessante, per esempio, ho girato un film d'azione, il prossimo film che voglio fare è una commedia. Dopo che ho girato questa commedia, voglio fare l'esperienza di girare un film classico, drammatico. Dopo di quello dico, vorrei fare un musical. Dico, per me è interessante questa combinazione di tante esperienze insieme. Eh, per, per esempio, quando leggo una sceneggiatura, per me è la prima volta che faccio questa esperienza. Quindi anche girando un film, il primo giorno è come la prima volta. Lo sento sempre così, no? Con entusiasmo, molto entusiastico, a mettermi dentro, a trovare ogni giorno, a ci pensare, o trovare soluzione. Quindi per me è un divertimento ancora. Fino a che è un divertimento, credo che lo farò. Certo. Così. Quindi la scelta non sono molto specifica riguardo io preferisco questo. Sempre che l'esperienza è interessante, sono tante le scelte riguardo di esperienza, no? Non si sa mai un registro nuovo, un registro così, no? Sono tutte esperienze che si devono avere. Mentalmente è importante anche, è più importante l'esperienza, direi che ci sono momenti che anche è possibile a dirti in te stesso "No, non sono interessato", ma per me ancora esiste questa curiosità, questo entusiasmo. Invece arriviamo a The Killer. Noi conosciamo bene John Woo e sappiamo che appunto è un po' un regista unico all'interno del panorama del genere action. Sul set, lavorando con lui, secondo te quali sono le differenze che hai notato di più, le differenze più significative rispetto agli altri film che hai fatto d'azione? John Woo è un caso molto interessante come regista perché non è uno che parla tanto, anche, no? Non è uno che comincia le polemiche o anche descrizioni di quello che lui vuole girare. Magari un pezzo di carta te la dà, per esempio, con le scene scritte proprio in dettaglio, no? Il giorno prima. Perché un giorno prima a volte, ma lui come si mette dentro
il riguardo dell'immagine è una cosa molto interessante. Anche l'esperienza che lui ha, questa immaginazione, questa immaginazione di movimento con l'azione, no? Che esistano questi primi piani che sono molto vicinissimi, queste riprese che cominciano da un mondo, finiscono da un altro, queste combinazioni di immagini insieme. Ma è una cosa molto interessante riguardo di questo, l'esperienza è con un vero mastro, si può dire. Lui non gli piace questa cosa che io lo chiamo sempre master e a volte faccio così e dice ma perché fai così, no? Ma mi è piaciuto anche lui in riguardo di... ha questo romanticismo che è interessante, perché con l'azione cosa pensa lui? Creare un momento sempre che ti tocca nel cuore, Mhm. è la cosa più importante per lui. Quindi sì, va bene, spari, fai l'altro, però le emozioni, che uno, il collegamento delle emozioni fra un attore e l'altro, fra un personaggio e un altro, sono le cose più importanti per lui. E quindi è sempre il giorno, non si sa mai cosa ha alla sua mente, Mm. se ho qualche idea. E io vorrei farle tutte, perché no, sono bellissime idee dopo alla fine. Certo. Dici, Certo. come facciamo? Non l'abbiamo quella gru. Vabbè, ordinarla, no? Magari dopo data faremo quella ripresa con John Woo, perché la vuole John Woo, va bene. Tutto quello che vuole, proprio voglio partecipare a tutte le immagini che... E lui è molto concentrato a quella cosa. Con l'attore, insomma, il dialogo non è molto... Il dialogo gli piace, però sono queste emozioni che si creano durante l'azione, durante la ripresa. Certo. E per me è stata anche un'esperienza che una persona con tanto talento e tantissimi anni di esperienza. Ci sono dei registi che ho lavorato insieme, non direi questo, no? Ma anche il stile di cinema, che lui è molto influenzato dal cinema europeo. E quindi è una cosa che a me mi affascina perché è quello che abbiamo studiato in scuola e quello che mi piace più di altri, no? Probabilmente il romanticismo nell'azione di John Woo è l'eredità che si porterà per sempre dietro, cioè quello per cui viene anche studiato all'interno dell'ambito del cinema action. John Woo è proprio per quanto dramma e quanto sentimenti ci sono fra i personaggi messi in scena. Tu hai visto questo tipo di influenza all'interno dei film in cui hai lavorato, all'interno con i registi con cui hai lavorato? Hai visto magari delle scintille o qualcosa che ti ricordava effettivamente di questo tipo di influenza, di questo tipo di eredità e del lascito che ha avuto John Woo sul cinema action? Assolutamente, lo so che io ho lavorato tanti, abbiamo fatto 6 film insieme con Anton Fuqua. Sì. Con Anton Fuqua anche John Woo è uno dei suoi eroi. Come infatti è stato girato un film che si chiama The Replacement Killers, che è proprio il stile di John Woo. Non me l'aveva detto Antoine questo fatto, ma assolutamente no, me l'ha contato. Ma comunque si vede proprio anche Antoine riguardo durante queste scene, queste sequenze di azione, ascolta musica tanto. Quindi durante la scena, quando lui fa la regia, ascolta una musica classica, una musica piuttosto romantica, questo tipo così. E per lui, che assolutamente è stato influenzato di John Woo, perché John Woo ha questa immagine del balletto, che questi movimenti dell'azione. Sì. Sì, sì. E questo proprio che ho messo insieme. E John Woo mi ha detto che anche lui era il produttore di questo film. Ah, Ah. ok. The Killer è il remake di The Killer, appunto, che è un cult dell'89, girato a Hong Kong, quindi raccontavi dell'influenza europea, in realtà è molto diverso proprio di produzione rispetto a quest'ultimo. Come hai approcciato il fatto che fosse un remake? Volevi magari mantenere qualcosa dell'impianto originale del film dell'89 oppure era anche da parte di John Woo intenzione allontanarsene, fare proprio qualcosa di diverso? Sì, assolutamente. Per John Woo era un film che lui voleva fare un'esperienza completamente diversa, Mm. influenzato molto dal French New Wave, dal
nuovo Vague, come lo chiamate qui? In Nouvelle italiano come Vague, sì. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, ecco, il Nouvelle Vague. Quindi c'era questa opportunità perché anche io sono cresciuto con quei film, specialmente nella scuola di cinema, no? Per lui ha detto che è un'opportunità, che siamo a Parigi, siamo in Francia e possiamo proprio utilizzare l'estetica di questo cinema francese, ed era molto interessato a questo, più di altre cose. Quindi il primo film che ha fatto era quello del'89. Lui aveva intenzione sempre di fare un'esperienza diversa di quello. Magari le scene, anche il produttore, il studio voleva il stesso film alla fine, no? Certo. Ma lui non era interessato a fare il stesso film. Infatti, qualche pezzo di azione ha detto: vabbè, siamo in chiesa di nuovo, troviamo un'altra soluzione, quello fuori chiesa, questo dentro chiesa. Ma anche il riguardo di produzione, credo che a Hong Kong, a John Woo gli hanno detto tutto, eh? Quindi Sì. qualsiasi durante quel tempo. Invece noi siamo stati limitati, il nostro mondo dell'Ovest. Qualche cosa, no? Anche Certo. il programma è molto concentrato, quindi forse come venivano le idee a Hong Kong, il prossimo giorno scattavano e succedevano. Invece direi che l'esperienza qui è un altro poco più, no? Ci dobbiamo pensare un pochettino, dobbiamo programmarci un altro poco di più. Certo, Sì, 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 sì. sì. E infatti proprio per questo volevamo farti una domanda per quanto riguarda proprio il girare le scene d'azione di John Woo, perché molto spesso in John Woo molto proprio dell'anima della sua azione sta nel montaggio, nel modo in cui mette insieme le inquadrature, e anche in questo film questa cosa è estremamente evidente, soprattutto per quanto riguarda la quantità di azione, di sparatorie, di esplosioni che ci sono nel film, ma durante la produzione tu quando ti trovi davanti a magari set con tanti multicam o con situazioni complesse, riesci già a immaginarti il prodotto finito, riesci già a vedere anche tu un pochino quella che sarà la scena nella sua totalità, anche se al momento hai solamente tante immagini molto simili fatte da inquadrature diverse? Sì, 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 e dopo assolutamente, devo, se no non sono il direttore di fotografia. Direi, a questo momento, no, ogni pezzettino, ogni cosa è programmato, assolutamente. E direi riguardo di come viene la sceneggiatura, come all'inizio quando facciamo una prova, no? Lui, John Woo, è molto rispettoso riguardo di la luce, no? Dice: Dimmi tu dove posso girare questa scena, no? E io dico: quest'angolo benissimo, l'altro angolo no, per favore, no, no. E lui dice: vabbè, vabbè, non ti preoccupare, no? Dice: vabbè, dobbiamo fare un 360, assolutamente lo faremo. Ma anche durante la preparazione, queste cose sono tutte pensate riguardo di: vado al sopralluogo, faccio un sopralluogo, penserò un pochettino come gestire le azioni riguardo di luce, come faremo tutto il giorno a controllare, come faremo se questo pezzettino è qui e questo pezzettino è là. Anche delle suggestioni posso dire riguardo di luce, riguardo di anche camera, no? In riguardo di obiettivi. Quindi sono sempre scelte che succedono durante il giorno. C'è questa preparazione, questa collaborazione che abbiamo in comune. E dopo John Woo basta che l'immagine sono spettacolari o romantiche, quindi lui l'accetta, è molto entusiasta a creare queste immagini. Qual è stata una scena o una sequenza che ti è piaciuto molto girare o che ti ha, o anche solamente che magari è quello che ti ricorderai come uno dei momenti che anche ti ha appunto sfidato, ti ha challenge di più all'interno di questo film? Ma io direi la ripresa in the nightclub, al bar. Ah. Mhm. Ok. Lei per la prima volta entra e uccide tutti durante quel momento, specialmente perché si deve creare una specie di luce, una specie di atmosfera, e anche lei come immagine mitica
no, durante quella scena che entra, non è una donna, ma è un'immagine di una cosa, poteva essere anche una storia, una myth, Sì, sì, o un parte della mito, mitologia. mitologia, sì. Sì. Sì, e quindi per me è stato quello interessante, anche creare queste immagini che sono mitiche invece di realistiche. E dopo, durante l'azione, anche questa atmosfera molto colorata, molto calda, molto, per me è stato quello. E anche riprese 120 fotogrammi, 300 fotogrammi al secondo, anche per mettere più luce, come creare questa atmosfera, il controllo di luce. E quella è stata per me molto interessante. Anche combinazione di un luogo che abbiamo girato in Francia, la Paradis Latin, che abbiamo proprio sul luogo, abbiamo fatto qualche ripresa. E quindi quella per me è stata la sequenza che mi ha attirato più delle tutte in riguardo del film, quando ho visto il finale. Invece all'inizio ci raccontavi che nella scuola di Corman avevi imparato anche a produrre molto velocemente, quindi a trovare soluzioni ad essere molto rapido. E in effetti noi avevamo notato che anche la produzione di questo The Killer in realtà è stata molto rapida rispetto agli standard, perché a febbraio, se non sbaglio, avevamo visto che c'era il set ed è uscito ad agosto, quindi è stato fatto tutto molto velocemente. Quanto è Sì. durata la produzione? Effettivamente l'hai sentita come una cosa veloce oppure l'abbiamo percepita solo noi, magari che abbiamo visto il set a febbraio No, ed no, no, è no, uscito ad assolutamente è agosto? stata una cosa veloce. Assolutamente. Dove abbiamo avuto questa opportunità, siccome c'è stato il sciopero proprio alla fine della prima volta, la fase della produzione, abbiamo avuto questo, siamo stati 4 mesi che hanno cominciato anche il montaggio del film, questa opportunità di fare qualche pezzettino, ma anche è stato difficile perché quando abbiamo girato nell'estate c'era un verde a Parigi e dopo tutto il verde a gennaio e febbraio non esisteva più, quindi ci sono assai effetti CGI per creare questo verde. È stata anche molto challenging questo punto di vista, ma abbiamo avuto anche questa opportunità di portare l'attori, avere qualche pezzettino di più, ma in totale mi sembra che la prima fase è stata 20, 50 giorni. Mm. 40, forse di meno, forse 45, una cosa così. No, assolutamente ogni giorno pieno, ogni giorno pieno. Ok, sì, E lui, anche John Woo, ha problemi anche di spostarci, mm, Certo. perché fisicamente non è molto certo. agile. E quindi a volte siamo noi che scappiamo, faremo un giro. Il film, tra l'altro, ancora non è disponibile in Italia perché è uscito solamente in streaming su Peacock. Noi siamo riusciti a vederlo tramite un VPN. Quello che mi chiedevo è: tu hai cominciato a lavorare sul film già sapendo che sarebbe stato un prodotto in streaming? Sì. E come vivi anche il fenomeno dello streaming? Cioè, un po' devo ammettere che tipo per me è stato un pochino spiacevole vedere il film appunto a casa, non tanto perché il film mi è piaciuto tantissimo, ma proprio perché mi è piaciuto tantissimo mi sarebbe piaciuto molto di più vederlo su un grande schermo. Tu come lo vivi questo nuovo modo di usufruire del cinema? Sì, assolutamente la vera esperienza del cinema è proprio il teatro, il cinema, se no non si- a volte non si vedono tante cose, nell'esperienza è completamente diversa, che è un immersion, no, di tutto, perché sei lì come un sogno, e stare a guardare, invece a casa con la televisione, vabbè, ti fai un caffè, prendi le Sì, patatine, certo. in giro il telefono suona, aspetta un momento che metto la pausa. No, Sì, sì, piange il sì. bambino, aspetta un momento, no, non è quello, Sì. è completamente diverso. Ma in riguardo di questo, cosa posso dire? Per me è stata più l'esperienza da avere con questa collaborazione con John Woo, che non l'ho pensato. Anche c'è questo, perché John Woo, in riguardo di aspetto, non lo so come lo chiamate qui, aspect ratio. Sì, 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 aspect aspect ratio va ratio. benissimo. Sì, sì. Sì, aspect ratio.
gli piace sempre girare 1.85, Sì. Sì. quindi va bene l'immagine sulla televisione perché è 1.66, 1.85, su per giù, siamo lì. Ma è solo questo positivo. Tra l'altro, assolutamente l'esperienza del cinema è sempre migliore, ma purtroppo non è una scelta che posso No, fare. certo, ovviamente, sì, però Vero? era... Assolutamente. Ma anch'io, quando sono a casa, mi metto a addormentare tante volte. E questo è proprio il problema. Lasciandoci un po' alle spalle anche The Killer, ma comunque è una domanda che ti faccio che riguarda anche The Killer. Questa è una curiosità, cioè dopo l'uscita di un film, ti leggi mai le recensioni, le critiche, guardi mai come il pubblico lo recepisce oppure passi già al prossimo? No, a volte ci guardo, eh, specialmente quando sono premiate, però. Perché è Beh, certo. meglio non guardare il riguardo di critica, specialmente quando escono, perché a quel momento non puoi fare niente, quindi Mm. è una cosa solo ti metti in un mood negativo, quindi non vale la pena. No, No? Certo. infatti. Meglio andare avanti con la prossima esperienza ed essere più ottimistico. Dopo è importante più andare avanti, andare a avere un'altra esperienza, il lavoro. È molto importante di stare indietro e avere l'opinione di uno che non lo so, non c'è proprio dentro, credo io. Invece questa è sempre un'altra curiosità, questo è il momento curiosità. Da italo-americano, tu continui ancora a guardare un pochino al cinema italiano, a vedere cosa esce Sì, nel cinema italiano? C'è magari qualche regista con cui ti piacerebbe collaborare o comunque qualche regista che ammiri e che ti interessa nel panorama italiano? sì, direi il Garrone mi piace molto, moltissimo. Il film Io Capitano, ma specialmente Gamorra, no? Mhm, Certo. sì. A me è stato proprio un film da questi anni che è stato più importante, molto interessante, un cinema molto interessante, quel tipico italiano molto realistico, no? E, mamma, che bello. Lui come Sì, regista mi tira tanto, mi piace molto. certo. Di registi per adesso, di adesso. Anche Io Capitano è anche un bel film, completamente diverso. Questa è la cosa interessante del Garrone, perché lui da un film a un altro è un cambiamento completamente diverso. È anche il regista italiano che riesce a fare dei film che si avvicinano di più a uno standard anche, diciamo, Internazionale. internazionale, nel Sì. senso che Sì, sono sì, c- anche da un punto di vista produttivo, di budget, ma anche di genere. Cioè, in Italia si fa poco genere e sicuramente Garrone è uno di quelli che fa più sì, ma genere. anche sono film molto importanti. Io Capitano anche è un momento politico, no, molto importante durante questo tempo, da tutto il mondo, è l'emigrante che viene dall'Africa, è l'emigrante che viene dal Messico. Quindi è un argomento che è molto importante. Sì. Ok, E sì, sì. creare questa mitologia di queste esperienze è stata carina. Anche Sorrentino è bravissimo, è un altro cinema, direi più un cinema come Fellini, Sorrentino, Sì. no? Queste esperienze. Ti facciamo l'ultima domanda, che insomma è un po' un riassunto. Cioè, sono passati 15 anni da Avatar, che forse è il film contemporaneo più importante per l'industria, cioè quello che ha un po' definito poi tutti i nuovi standard e ha modificato tanto di quello che c'è stato dopo. Ora, tu come ti immagini il cinema del futuro, in particolare ovviamente il genere action, quindi il genere delle grandi produzioni dei blockbuster? Ci saranno dei cambiamenti, ci sarà un nuovo avatar che porterà ad un forte cambiamento oppure vedi delle direzioni più sfumate magari, vedi che si sta andando in più direzioni? Ma io direi che siamo a un punto, si può dire, non critico, non direi critico, ma interessante per il nostro futuro in cinema. Assolutamente il rilancio proprio del film in teatro, in cinema o in televisione. C'è questa nuova intelligenza artificiale che entra anche nel nostro campo. Tante cose in riguardo sul luogo o anche con schermi digitali l'esperienza dopo sono tanti
tantissime cose che dobbiamo pensarci un pochettino. Assolutamente non direi che questa tecnologia è una tecnologia che non mi piace più. Dobbiamo sempre trovare un linguaggio, un modo, un vocabolario nuovissimo con questa tecnologia. È sempre questo, perché la tecnologia non ha estetica, non ha veramente un linguaggio artistico, non ha un linguaggio poetico. Siamo noi che dobbiamo trovare questo linguaggio e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per svilupparle, no? La tecnologia digitale. All'inizio sembrava una cosa, no, è impossibile creare una storia con una cosa digitale. Il mondo 3D, no, è impossibile creare un film drammatico con 3D. Quindi c'è questo tempo che è molto interessante, direi, curiosità di queste nuove tecnologie. E siamo a un punto interessante, una specie di fine di strade, si dice crossroads, Sì. la parola in inglese che è Incrocio. sì, che l'approach devi scegliere una strada, andare diritto, andare a destra, andare a sinistra, o anche un altro modo. E siamo a quel punto, direi io. Ma siamo stati sempre a quel punto, anche prima, no? E questa continuazione di nuove interpretazioni. Beh, devo dire, è stato veramente un piacere. E a questo incrocio, effettivamente, direi che ti ringraziamo veramente tanto e dell'onore che ci hai fatto ad essere qua e di averci dato questa occasione e il tuo tempo a disposizione per poter parlare un po' con te. Veramente grazie. Sì, Non vediamo l'ora di vedere, ora non sappiamo, non voglio chiedere nemmeno, non vedo l'ora di vedere cosa farai in futuro, dato che appunto vuoi sempre metterti alla prova, vuoi sempre cambiare, quindi siamo molto curiosi di vedere cosa ci aspetterà. E niente, grazie mille, davvero. va bene. Grazie, eh. Grazie Grazie a a Le te. te. domande sono state brave. Grazie mille. Grazie mille. Siete bravi. Grazie. Va bene. E andate a vedere The Killer, ancora in Italia non è disponibile, speriamo esca presto, però fate una VPN e andate a vederlo su Peacock. Mi sembra che in Parigi deve uscire nel cinema. Ah, wow! Quindi faremo una trasferta Dai, e andiamo a andate a Parigi. Parigi, andiamo lì e facciamo l'esperienza insieme. Sì, Bellissimo, assolutamente. sì. Grazie, Grazie, Va bene, Mauro. ragazzi. Va bene. Ciao.